teca house, si è chiamata teca perché è una scatola di vetro che non contiene niente di prezioso, ma abbiamo giocato concettualmente sull'inverso del significato, ma offre la possibilità ai fruitori, a chi è dentro, l'opportunità di essere immersi nel contesto naturalistico, che è particolarmente gradevole. Salendo, la scala che taglia longitudinalmente la casa porta al primo piano, che è lo spazio living vero e proprio, che è il cuore del progetto, completamente circondato da vetrate scorrevoli, vetri che sono cielo-terra incassati a pavimento a soffitto, quindi il frame dell'infisso è praticamente quasi invisibile. Il pavimento è un pavimento in cemento levigato, il nucleo centrale è rivestito di metallo, ferro nero cerato e legno di betulla per quanto riguarda gli arredi, e anche tutta le parti impiantistica, dalle prese a terra sono incassate a pavimento, quindi tutta una serie di dettagli che hanno reso lo spazio molto leggero, molto invisibile, ma in realtà molto complesso e sofisticato. Passando quindi sui due lati, il lato cucina, anche questo è un elemento compatto, quindi anche qui è stato tutto pensato, dalle rubinetterie all'acciaio brunito usato anche per il lavandino, quindi abbiamo cercato di mantenere gli stessi effetti cromatici e poi tutto il progetto. Dalla parte opposta al living c'è il piccolo bagno passante che si affaccia sulla scala e si affaccia sul lato retrostante, per cui una sorta di ponte che attraversa il fabbricato. Sul lato opposto della cucina abbiamo una zona che è un piccolo salottino, un piccolo divano con una piccola libreria, con uno spazio di tranquillità, e questo spazio poi si è trasformato di notte, per cui il letto scende, quindi diventa una zona a notte comunque in uno spazio completamente aperto. Con l'ascensore a fianco al letto possiamo scendere al piano terra. Al piano terra abbiamo accesso a un'unica stanza completamente vetrata, anche quella, che è quella all'interno del rustico in pietra di origine che è stato recuperato, e al piano -1 ancora abbiamo dei locali tecnici, un bagno e una sala polivalente che la proprietà utilizza a volte per presentare ad amici filmati piuttosto che piccole riunioni di lavoro. Tutta la pelle esterna, le vetrate sono scorrevoli, quindi tutti i lati sono apribili, per cui quando apriamo la casa lo spazio usufruisce di un altro 1,20 m tutto perimetrale, che è la balconata, quindi aumenta di un altro 20-25%, per cui il percepito del volume è molto più grande, anche se stiamo parlando di 70 metri quadrati. E questo contatto con l'esterno e questa sensazione quasi di essere sugli alberi dilata in modo particolare lo spazio. L'arredo totalmente pensato e progettato dallo studio, quindi le sedute, i tavolini che riprendono questa svasatura delle ali architettoniche esterne, ovviamente il blocco cucina e il blocco camera è una sorta di arredo custom. Le luci sono state pensate in fase strutturale, abbiamo dovuto prevedere le posizioni esatte dei corpi illuminanti perché non avevamo previsto di fare controsoffitti o altre cose. È un progetto che è stato pensato in modo totale, sembra un progetto anche molto semplice, molto leggero, ma in realtà la complessità che sta all'interno della sua struttura, dei suoi elementi compositivi è estrema. Questa proprietà è stata totalmente rimaneggiata, chiaramente è stato fatto un lavoro importante sull'esterno, sulla ricostruzione delle strade di accesso, con interventi di terre armate, anche perché era un crinale abbandonato, per cui è stato fatto un lavoro di tipo naturalistico, anche impegnativo. Il progetto nasce appunto dalla presenza di questo piccolo rustico che è stato smontato e abbiamo creato l'architettura, che è composta da 2 semplici solai orizzontali in cemento armato a vista che appoggia su 6 colonne in metallo, quindi così gioca un po' su questa trasparenza, e questo ha permesso così di creare una nuova comunicazione col contesto locale. Per cui è una sorta di nido in cima alla collina, una sorta di dépendance che per volontà della proprietà è a disposizione anche per ospitare conferenze, eventi culturali, quindi di dare un contributo anche dal punto di vista non solo architettonico al territorio.